Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vedremo come realizzare un tavolo in resina. Se non avete visto il video precedente e il primo step di questa creazione, andate a vederlo, ve lo lascio in descrizione, e questo sarà il secondo video che farò. Praticamente una volta che i pezzi di legno si sono asciutti cercherò di dargli una forma rotonda. Avevo deciso di fare un diametro di 72 cm, ma poi dopo ho cambiato idea perché la resina deve coprire un po' anche i bordi. Sto utilizzando una semplice bordura in plastica flessibile, quella che si utilizza per le aiuole dei giardini. Cercheremo di prendere la misura in questo modo, segnando con la matita i punti che dovremo andare a fare il nostro cerchio. Allora, come base ho utilizzato un pannello nobilitato, era da un vecchio armadio che non lo usavo più, e ho messo un po' di scotch cercando di coprire tutte le imperfezioni che c'erano presenti, e in questo modo mi dà anche la possibilità di staccare la resina con più facilità. Con la pistola a colacaldo cercheremo di sistemare il bordo e cercare di creare il nostro stampo. Piano piano cercate di stare allineati con quello che vi siete segnati. Ho sigillato con la colla a caldo la parte esterna e anche la parte interna dello stampo. E dopodiché, per avere una sicurezza maggiore, ho utilizzato anche il silicone, cercando di farlo sia fuori che dentro, perché la resina trova sempre via di scampo. Prima di inserire il legno sto utilizzando uno spray distaccante, lo sto dando un po' dappertutto, aiuta la rimozione della resina con maggiore facilità. La quantità in eccesso va rimossa con una carta. Allora, prima di versare la resina mettiamo tutto in bolla, ci aiutiamo con alcuni pesi. Io ho utilizzato 2 morsetti, un barattolo pieno di sassi, in modo che versando la resina non si alza. Comunque ragazzi, prima di utilizzare la resina epossidica cercate di farlo in un ambiente ventilato, utilizzate sempre i guanti e maschera per i gas.
la resina prima di versarla, per riuscire a tirare via le bolle che si sono create quando l'ho mischiata, l'ho tenuta a bagnomaria almeno 10 minuti in modo che uscissero tutte fuori. Ho creato uno strato di 1 centimetro in modo che le mie fettine di legno stessero ben incollate. E poi con una pistola termica sono andato a eliminare le bolle che si sono create nel momento in cui ho versato la resina. Lo lasceremo così per 3 giorni e poi dopo potremo continuare con la seconda colata. Ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordo solamente di lasciare un like, iscrivetevi al canale e condividete, mi aiuterebbe tantissimo a crescere e continuare a regalarvi questo tipo di contenuti. Ci vediamo con il prossimo video che sarà la terza parte lunedì prossimo. Ciao!